Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a rispondere alla domanda: chi verrà ad amarti presto e perché? Ok? Quindi andiamo un po' a vedere in che tipo di vibrazione siete, come vibrate voi, perché sappiamo che quello che arriva dall'esterno è il frutto e la proiezione di quello per cui verso cui noi stiamo vibrando, e quindi ci arriva sempre dall'esterno ciò per cui noi stiamo vibrando all'interno, ok? Ok, allora oggi abbiamo il cuore rosso, il cuore giallo e il cuore blu, ok? E partiamo subito dal cuore rosso. Allora, mettiamo qua, si vede? Sì. Allora, andiamo subito a vedere come stiamo vibrando. Vediamo un po'. Allora, rimbocchiamoci le maniche. Allora, e andiamo a chiedere ai 72 angeli e ai maestri ascesi della fratellanza bianca, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore rosso, per favore, chi verrà ad amarti presto e perché? Come stanno vibrando le mie ragazze e i miei ragazzi? Allora, vediamo. Allora, vediamo da dove partiamo, come stiamo vibrando. Ah, beh, ragazze mie, questa è un'anima gemella, una fiamma gemella. Cuore fedele, ragazze, verrà ad amarti presto una persona che corrisponde esattamente alla frequenza dell'amore incondizionato, perché tu la stai attirando a te. Cuore fedele. Bellissimo, bellissimo. Sia che tu la conosca, sia che tu non la conosca. È chiaro, no? Quindi per chi non ha nessuno, dovete adattare questa stesa alla vostra frequenza e alla vostra storia di vita. Ok. Ragazze, benedetti, Madonna mia, sta stesa già mi parte in un modo. Ragazze, qua arriva il grande amore della vostra vita. Cuore fedele e benedetti, siete benedetti l'uno con l'altra, entrambi vi state cercando se non vi conoscete. Se vi conoscete, questa è una persona con cui costruire, avete la benedizione di Dio sopra, addosso. 22, come l'11-11, come l'11, come 22-22, magari vi risuona anche questo numero qui, 22-22, 11-11, o fiamma gemella o anima gemella. Quindi già è una stesa pazzesca, chi verrà ad amarti presto, già rispondiamo con questa benedizione da Dio, dal cielo, è una persona che ha per te un amore puro e incondizionato. Se la conosci già, si è resa conto di tutto questo, perché sente la benedizione di Dio. Perché questo? Perché tu te ne sei resa conto e hai lasciato fluire all'universo quando arriva, ok? E hai continuato ad alzare le tue frequenze in modo tale che potessi lasciar fluire l'energia dell'attaccamento, del bisogno. Qua non ce n'è più. Cioè qua è indissolubile, un amore indissolubile. Chi verrà ad amarti presto è l'amore della tua vita. Cioè, benedetti, cuore fedele, ne vedete pure voi le carte. Signore, ok, questo, ok, io adesso, quali tarocchi prendiamo? Già questo basterebbe, voglio capire un attimo, allora, quale mettiamo, perché poi io sempre all'improvviso, allora questa cosa qui, cioè, mi lascio ispirare praticamente. Allora, vediamo con questi tarocchi qui, per favore. Quindi, voi state vibrando altissime, ragazze mie e ragazzi miei, state vibrando altissimi. Complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi, state vibrando altissimi. Per portare la luce, la consapevolezza al collettivo, è importante sperimentare l'amore incondizionato dentro se stessi affinché gli altri possano seguire lo stesso esempio. Ok. Allora chiediamo a questa persona, per favore. Chi è questa persona nei tuoi confronti, per favore? 4 carte per questa persona. Per le mie ragazze e i miei ragazzi. È una persona che ha capito che senza di te non può stare, che si sente insoddisfatto senza di te, che ti ha cercato tanto se non vi conoscete e che soprattutto sente che ormai non c'è più niente da fare, sei tu. Ok, chi è questa persona?
magari è stata più pragmatica. Ah, qua fa un rischio, rischia un salto di fede, una persona che fa un salto di fede in questa relazione. Ancora, chi è questa persona nei tuoi confronti? Chi è? Chi è? Ragazze, qua c'è un 8 di bastoni, comunica velocemente proprio. Allora, un'altra? Sì, sì, un cavaliere di bastoni, questo non vede l'ora. Qua c'è un 9 di bastoni, la perseveranza nel fare questa cosa. Allora, ragazze mie, qua c'è una persona di amore puro e incondizionato nei tuoi confronti. Ora adattala a te, ok? Se non la conosci o se l'aspetti o se la conosci già, fai tu, io canalizzo, ok? Allora, qua c'è un fondomazzo di un 9 di bastoni che ci parla della perseveranza nel raggiungere un obiettivo. Qual è questo obiettivo? Il fatto che si è reso conto che senza di te ha perso molte occasioni con te, si sente insoddisfatto e malinconico senza di te. È come se vi steste cercando entrambi. Qua c'è un matto, il salto di fede, cioè il rischio. Io rischio, mi rischio nel comunicarle qualcosa, quindi sia che la conosci che non la conosci, magari se la conosci è successo qualcosa e quindi comunicare con te è un rischio, però lui lo fa questo salto anche molto velocemente, lo vedete pure voi le carte 8 di bastoni, cavalieri di bastoni, no? E ci può essere stata una distanza funzionale al recupero delle proprie energie prima di tuffarsi in qualcosa di così grande. Se parliamo di fiamme gemelle, qua è una botta pazzesca, perché finalmente Yin e Yang tu l'hai equilibrato all'interno e lo proietti all'esterno con l'unione di fiamma. Stessa cosa con l'anima gemella, tu avrai la possibilità di manifestare tutto quello che sei, che hai scoperto di essere, perché ti sei iniziata ad amare incondizionatamente. Questa è una persona che fa un salto di fede, perché ha capito che non facendolo non arriva da nessuna parte e quindi lo fa. Caspiterina, ragazze mie. Caspiterina. Mi dia di cosa parla questo 4 di coppe, per favore? Questo 4 di coppe? Sì, sì, qua c'è un carro, ragazze. Avanzamento, anche spostamento dopo essersi reso conto di questa mancanza di te. Cavaliere di coppe, ragazze, questa persona apre il cuore, anche delle scuse connesse. E quindi si è reso conto anche di aver perso tante occasioni. Se non la conosci, si è reso conto di essersi fatto sfuggire tante occasioni della vita, questa volta non la vuole cogliere. Quando lo incontrerai sarà così. Il folle di cosa parla? Il folle di cosa parla, per favore? Il folle di cosa parla? Ragazze, il suo massimo desiderio è lanciarsi in questa relazione, sia che tu lo conosca, sia che tu non lo conosca. 9 di coppe. Il suo massimo desiderio è lanciarsi, rischiare nel chiamarti, telefonarti, venire da te. Questo è il suo massimo desiderio. Il Papa, perché ha trovato la via per parlarti, per chiamarti, grazie se c'è stata una distanza, è stata propedeutica e funzionale a fargli sentire la connessione spirituale con te, cosa che si poteva verificare solo grazie alla distanza, se lo conosci già. Un'unione spirituale, oltre che passionale e fisica, qua sentiamo, quindi qualcosa di incommensurabile. Madonna mia, ragazze mie. Ok, 8 di bastoni, per favore, di cosa parla? Vuole la famiglia questo, eh? Cioè qua c'è un 10 di denari, ragazze. Questo vuole costruire la famiglia, costruire la felicità. Non c'è alcun dubbio, vuole la stabilità con te, te lo vuole dire, te lo vuole comunicare. 7 di coppe, è stato indeciso su come comunicartelo prima, e ha cercato la strada migliore per farlo, ha cercato il modo migliore affinché non potesse sbagliare, alla fine fa un salto di fede. Mamma mia, ok, di cosa parla questo cavaliere di bastoni? Questa fretta che ha, vediamo. Perché se non lo fa è instabile. È instabile, il 2 di denari, per placare la sua irrequietezza lui sa che deve saltare, sa che deve fare il salto nel buio, il salto di fede, deve rischiare e questo placa la sua irrequietezza, è irrequieto, non vede l'ora di vederti questa persona o non vede l'ora di incontrarti, vi state chiamando. È un, è un cavaliere, è un re di mazze, re di bastoni, non vede l'ora, ha una passione preponderante nei tuoi confronti. Passione preponderante che non vede l'ora di manifestare e gli dai irrequietezza. Vederti, gli dai irrequietezza, non vede l'ora. Mi spiego, no? Fammi vedere l'energia sua nei tuoi confronti con queste carte qual è? Sì, sì, questo vuole parlare. Asso di spade, ha tutto chiaro, vuole tagliare ciò che non serve, vuole parlarti chiaro e dirti quello di cui abbiamo parlato adesso. 6 di bastoni, questo è anche il ritorno trionfante per alcuni, se è fiamma gemella, eh? Il 6 di bastoni vuole riconquistarti a tutti i costi. Bella là, bello mio. Ok, oh bella mia. Ragazzi, da brivido sta stesa, eh? Ok, adesso queste le mettiamo qua, quindi chi viene ad amarti presto e perché, più chiaro di questo, già ci hanno risposto. Ma andiamo a vedere un attimo la personalità. Vediamo un attimo chi è lui. Vediamo un attimo, con queste carte dell'indovino. Vediamo chi è lui. Chi è questa persona? Perché
sta arrivando così velocemente? Perché? Abbiamo già visto, perché questa è un'unione benedetta da Dio, e lui se ne è reso conto, specialmente se ha avuto il risveglio di fiamma, in spagnolo è il despertar, quindi specialmente se ha avuto questo risveglio è micidiale. Ok, fatemi capire chi è questa persona, per favore. Chi è questa persona per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore rosso? Chi è questa persona? Perché arriva così? Vediamo. Perché qua c'è un 2 di picche, amicizia. Dà molto, allora, mo ti dico già che dà molto valore all'amicizia. Che cosa vuol dire questa amicizia? È possibile che per alcune di voi sia una persona amica che si fa palese e che non ce la fa più, come se sentisse perdere le occasioni ogni volta, ok? Quindi è possibile che lui si faccia avanti per questo motivo che non regge più, non ce la sta facendo, perché sente una connessione spirituale con te, vuole proprio costruirlo, vuole lanciarsi in questa cosa e si vuole rivelare, ok? Per molti di voi è un amico, per altri è colui che non vuole più l'amicizia, vuole altro proprio, ok? Fatemi capire ancora, chi è questa persona? Agiatezza, ok, questa persona è una persona che ha pensato molto a focalizzare i suoi obiettivi per vivere sereno, felice, contento a livello anche materiale. Una persona che ha dato molto valore, come ti stavo dicendo prima, alle cose pragmatiche. Non so se te lo stavo dicendo prima, lo stavo pensando e poi non l'ho detto. Dà molto valore, ha dato molto valore fino a questo momento alla parte pratica della vita, alla parte al benessere materiale, ok? Prima di lanciarsi in questi sentimenti, soprattutto se fiamma, che a livello karmico sceglie prima di tutto quando scappa di pensare alla sua agiatezza, di pensare a realizzarsi sul piano materiale, quindi c'è molto ego in quel senso, ma va bene così perché è funzionale. E qui una persona che anche magari si è arricchita per alcune di voi o che comunque è una persona che prima di riversarsi sui sentimenti ha necessità di avere un agio perché vuole darlo alla sua donna, ok? Ok, chi è ancora questa persona? È una persona, questo è un 10 di quadri, è una persona che ci tiene molto a stare bene, il focolare domestico. E con 10 di denari qui ci dice che ti vuole a casa, si sente a casa con te. È una persona che ha pensato, qua me lo ribadiscono molto, al senso di, a parte di appartenenza con te, proprio di sentirsi a casa insieme a te. Ed è una persona che qualsiasi cosa sia successa vuole risolvere le cose a casa. Cioè a casa significa proprio sentirsi a casa con te, parlare di qualsiasi cosa ci può essere stata se vi conoscevate già e risolvere tutto davanti mi viene anche a un camino. Ecco, questo è il senso, vuole rimettere tutto in quest'ordine qui. Ancora, chi è questa persona? Noia, è una persona che senza di te si annoia. È una persona dove tu gli hai dato l'allegria, gli hai dato la passione per la vita, gli hai ricordato che cos'è vivere, che cos'è la passione per la vita. È una persona che ti vuole a casa con lui senza di te si annoia. Cioè, è come se gli avessi riacceso la passione per la vita. Sì, veramente bella questa cosa. Ancora, mi date un'altra carta, chi è questa persona? Senza di te è solo, solitudine, soffre molto la solitudine senza di te. Soffre molto, ha sofferto la solitudine senza di te. Se non mi conoscete, questa persona ha capito quando ti incontrerà che è sempre stato solo, che tu gli riaccendi la vita, la passione, e lui ti vuole a casa, vuole creare questa cosa di casa. Ok, mamma che bella questa cosa. Ok, adesso io voglio andare a mettere, vediamo un attimo, ci mettiamo queste. Allora, fatemi capire un attimo. Chi sei per questa persona tu? Chi sei per questa persona? Quindi senza di te non può stare proprio. E se lo devi incontrare, si accorgerà che senza di te un'unione benedetta non può stare. Ok? Allora, vediamo un attimo, chi è questa persona? Chi sei? Chi sei tu per questa persona? Chi sei tu per questa persona? Eccola. La tempesta perfetta, il coraggio di entrare nella vita. Tu gli dai il coraggio di affrontare la vita, addirittura. Tu gli dai il coraggio di affrontare qualsiasi difficoltà. Se c'è stata difficoltà tra di voi, questa carta ti dice che vengono risolte tutte faccia a faccia con grande discernimento, comprensione, la voglia di costruire e di andare avanti. Caspita, ok, la mettiamo qua. Fatemi capire adesso con questo oracolo qua, anzi con questo, vediamo un po' come ti vede.
Come ti vede? Vediamo. Come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Come ti vede? Come ti vede questa persona? Qua c'è un carro, ragazze. Qua vuole avanzare assolutamente. E se sono stati problemi tra di voi, lui vuole avanzare perché tu sei l'avanzamento della sua vita, tu sei il suo trionfo. Sei il suo trionfo. Ok, come ti vede questa persona? Questa persona ti vede come il sogno da realizzare, il miraggio. Se c'è una distanza tra di voi, siete il sogno che lui sta inseguendo. Siete il sogno, lui ha meditato tanto guardando le stelle, guardando la luna, auspicando che ci fosse un inizio insieme. E c'è anche una distanza coinvolta probabilmente. Vediamo come ti vede ancora questa persona. Come ti vede questa persona? Non vuole combattere più, sa che ci sono delle 5 di bastoni, ci parla che non vuole avanzare, risolvere qualsiasi tipo di disarmonia ci sia stata tra di voi, se vi conoscete già, e soprattutto vuole avanzare rispetto alla disarmonia che lui ha avuto fino a questo momento nella sua vita per i vari aspetti della sua personalità che erano in dissonanza tra loro e non gli facevano concludere niente. 4 di coppe, ok? Quindi ti vede anche come una persona combattiva, come una persona che comunque per starti accanto, qua abbiamo una tempesta perfetta perché sei, come se mi dicessero le carte, è come se lui si mettesse in gioco stando con te perché gli hai dato anche filo da torcere, se vi siete conosciuti già, ok? Ti vede una persona combattiva, ok? Ancora, come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Come ti vede? Ragazzi, ti vede come il mondo, ti vede come l'inizio del suo nuovo mondo, ti vede come l'abbondanza, ti vede come la pienezza, la sua massima realizzazione, ti vede come il sogno, ti vede come tutto. Ok, va bene, ok, mi fermo un attimo qua su come ti vede, che stanno parlando abbastanza. Io adesso voglio metterci questa qua, qual è l'attitudine angelica? Rispetto a questa persona, qual è l'attitudine angelica? Quindi sempre come ti vede nei tuoi confronti, qual è l'attitudine angelica? Eccola. DNA dell'anima. Ragazze, tu hai aperto tutti i chakra di questa persona. Cioè si sente connesso con Dio quando sta con te. Te l'ho detto prima. Ordine, origine perfetta, DNA dell'anima, angelo Acciaia, attiva e provizia la discesa dello spirito, carta numero 7, corrispondente qui alla Sephiroth Keter, che è praticamente l'intuito divino, il settimo chakra aperto. Il suo intuito gli dice che tu sei l'origine perfetta di tutte le cose. Abbiamo il mondo qua. Cioè questa persona si è resa conto che con te può risolvere ogni tipo di disarmonia perché tu gli sei entrata nel cuore, gli entrerai nel cuore e capirà con te di essere in una sorta di completezza. Perché senza di te si è sentito incompleto, non a caso rischia qua. È un rischio perché non ha mai fatto qualcosa del genere, ok? Ha un cuore fedele a te, ok? E se lo conosci l'ha sempre avuto e non l'ha mai detto. Beh, ragazze, guarda, andiamo a vedere un attimo qua con l'oracolo delle porte, per favore, vediamo che ci dice. Quale porta si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi grazie a questo incontro? Quale porta si apre? Quale porta si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi grazie a questo incontro? Quale porta si apre per loro? Vediamo. Ragazze, la porta dell'arcobaleno. La porta dell'arcobaleno, ti dico già che se la conosci già questa persona, le difficoltà sono finite. Ok? Le difficoltà sono finite. La porta dell'arcobaleno ti dice che finalmente tu vedrai l'arcobaleno. Tu vedrai i colori di 7 colori dell'arcobaleno. Qua c'è una carta 7. Tutti i chakra allineati con questa persona. Ok? Sia tu li apri a lui, sia lui li ha aperti a te. Specialmente parliamo di fiamme, secondo me, qua. Ma va bene per qualsiasi relazione importante. Ok? Qua non parliamo di karmi, che il karma è stato eluso già. Va bene? Quindi la porta dell'arcobaleno, ragazze mie, carta numero 17, per molte di voi ha una valenza il 17, magari il 17 è una carta, un numero importante per te,
ok? Quindi anche il giorno 17 mi sta arrivando. Qua c'è la porta arcobaleno, significa che ti apre finalmente le porte dell'arcobaleno, la porta principale finalmente dove tu rivedi la luce. Con questa persona per lui sei l'arcobaleno, sei piena di colori, gli hai riacceso la vita, te l'ho detto, caspita. Ok, fammi mettere un angelo del cuore, per favore. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, l'angelo del cuore. Angelo del cuore per le mie ragazze, per questa persona. Fattori religiosi, ragazze, è uscita pure il Papa. Qua ci sono delle credenze che, se vi conoscete già, vi hanno fatto allontanare, ma sono le stesse credenze che vi fanno avvicinare. Perché, come dico sempre, due persone, soprattutto se sono fiamme, si allontanano e si lasciano per lo stesso motivo per cui si riuniscono. Quindi, che vuol dire questo? Che i fattori religiosi, cioè le credenze che vi hanno fatto, se lo conoscete già, allontanare, sono state questo allontanamento funzionale affinché uno vedesse nell'altra la propria complementarietà e non si combattesse l'uno con l'altra, ok? Soprattutto se si tratta di fiamme gemelle, è cosa che succede sempre, grande passione, straordinaria, qualcosa di incommensurabile, indicibile e poi ci si lascia da un momento all'altro senza spiegazione, ok? Perché? Perché ci sono dei fattori più importanti che sovrastano l'unione affinché ci si renda capaci l'uno e l'altro attraverso la distanza, il tempo della distanza, che quei fattori erano all'interno di noi, dovevano essere compensati dalla controparte. E quindi ci si riunisce perché entrambi hanno integrato quegli aspetti in ombra che la controparte li ha destato. Quindi, soprattutto un monito per le fiamme. Fattori religiosi, qua ci dice che probabilmente la tua attitudine alla spiritualità è quella che ha fatto scatenare in lui l'apertura del settimo chakra, del cuore, e per questo motivo è stato attratto da te che sei più predisposto o predisposta all'apertura verso i regni angelici, alla magia, alla creazione, alla spiritualità. Lui era più pragmatico, si è allontanato perché ha pensato che non eravate compatibili, se vi conoscete già, invece ritorna proprio perché si sono destati in lui quegli aspetti che tu gli hai portato, ok? Soprattutto se parliamo di fiamme. Se questa persona non la conosci, fattori religiosi vuol dire che vi uniranno le stesse credenze, ok? Cioè gli stessi obiettivi di vita, gli stessi sogni, mi spiego? Vediamo il fondo mazzo, amore non corrisposto, molto fiamme qua. Allora, perché arriva da te questa persona? Allora, prima di tutto perché se parliamo di fiamme facciamo il discernimento, se parliamo di fiamme avete sperimentato voi, quindi se stavate già insieme a questa persona, quello che stavamo dicendo adesso e avete potuto sperimentare l'amore non corrisposto, che non era vero, infatti abbiamo cuore fedele e benedetti, ma questa attitudine inconscia, questa esperienza era alla base della tua evoluzione grazie all'amore per questa persona, ok? Quindi questo che in fondo mazzo vi va a riunire, questa credenza che tu hai creduto non è così, ti riunisce, benedetti cuore fedele, va bene? Quindi se parliamo di fiamme. Se parliamo di una persona che non conosci, ok? Se tu hai avuto un amore non corrisposto, fino a questo momento hai creduto di non essere corrisposta da un'altra persona con cui hai chiuso una relazione, eccetera, questo viene eluso completamente perché tu non eri più alla frequenza di questa persona non era più alla tua frequenza, ok? E adesso arriva qualcuno che invece lo è, ok? Un'altra cosa, che cosa? No, questo io voglio dire. Io mo ci metto, dove stanno? Un consiglio dello sciamano per le mie ragazze di questa relazione, per favore. Infatti qua abbiamo il coraggio di entrare nella vita, il coraggio di abbattere anche le credenze limitanti, va bene? Sfida questa persona, vuole sfidare tutto, ok? Allora, un consiglio per le mie ragazze su questa relazione. La spirale, ragazze, questa mi dice che per alcune di voi è una persona che già conoscete. La vita a spirale si ripresentano le stesse cose con una consapevolezza diversa, ok? Quindi qua è come se arriva qualcosa, se non la conosce, una persona del passato atavico, ok? Ma è comunque una persona del passato, ma non in questa vita se non la conosci già, di altre vite, perché vi ritrovate affinché possiate sperimentare l'amore incondizionato che avete lasciato in stand-by in altre vite. Ok? La spirale ti dice, ti ritorna qualcosa affinché tu con la benedizione di Dio e la
attitudine, il tuo potere ritrovato possa cambiare finalmente la tua attitudine anche nel piano della materia. Ok? Ok, adesso ci metto... Stai riprendendo? Sì. Adesso ci metto per le mie ragazze, vediamo qua, un arcano maggiore e i miei ragazzi. Qual è l'arcano maggiore inerente a questa stesa del cuore rosso, per favore? Ragazze, la ruota sta cambiando tutto, spirale, ruota, sta cambiando tutto. Un ciclo karmico si chiude anche di altre vite per finalmente la ruota gira a tuo favore. Qua c'è un'unione bellissima, ragazze. Avete capito la portata di questa unione? Quindi, ragazze mie, veramente, veramente, veramente complimenti. È qualcosa di straordinario. Mi dice anche che tu non te l'aspetti, ok? Se non lo conosci. Se lo conosci, è come se hai lasciato andare il bisogno e il controllo, ok? Questa persona da un momento all'altro spara, è anche molto breve questa cosa, ok? Tu la senti sulla pelle questa cosa, quindi per i tempi devi sentirlo sulla pelle perché ci sono carte velocissime, visto 8 di bastoni, cavaliere di bastoni, ok? Qua c'è un nuovo mondo da fare insieme, ragazze mie. Per molte di voi è una persona amica che si confessa, ok? Per altre non vuole l'amicizia con te, se la conosci già, vuole qualcosa di più, trionfare verso le porte dell'arcobaleno, perché senza di te si rende conto di essere stato sempre solo. Ragazze mie, che vi devo dire? Complimenti, ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo, lo mettiamo qua, si vede? Sì. Allora, rimbocchiamoci le maniche e andiamo subito a vedere chi viene ad amarti, chi arriva ad amarti presto, ok? E andiamo a vedere un po' come stai vibrando tu, la tua vibrazione, com'è, che cosa stai attirando a te e vediamo un po'. Allora, chi verrà ad amarti presto? Chi arriva? Chiediamo ai 72 angeli e ai maestri ascesi, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo. Può essere una persona che conosci già, può essere una persona che non conosci, ok? Vediamo un po' come stai vibrando, chi arriva ad amarti presto. Vediamo come stanno vibrando le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo. Come stanno vibrando? Che stanno attirando? Perché attiriamo sempre fuori ciò che risuoniamo all'interno, ok? Quindi vediamo. Allora, vediamo un po'. Dove state? Casa dolce casa, ragazze, state vibrando con la vostra autenticità. Non avete più problemi a dire chi siete, a manifestare chi siete, c'è bisogno di verità, di discernimento, è come se questo è dove state adesso, no? State attirando una persona conforme alla vostra autenticità, una persona che vi accetta così come siete perché voi avete riscoperto i tesori celati dentro voi stesse o voi stessi, ok? Quindi casa dolce casa, state attirando proprio una persona che è alla vostra frequenza sulla base di una autenticità ritrovata. Ok, vediamo qua. Beh, ragazze mie, co-creare una persona che grazie a questo lavoro che hai fatto di riscoprire la tua verità, la tua essenza, è impellente la co-creazione. Co-creerai con questa persona, qua parliamo anche di matrimonio, di convivenza, una casa, ok? O comunque un qualcosa di duraturo, di stabile, perché tu stai attirando qualcuno, perché hai riconosciuto il tuo valore, il tuo potenziale, hai autostima e quindi attiri a te una persona con cui co-creare facilmente, creare qualcosa di meraviglioso, mi viene da dire. E questa, anche questa, ragazzi, è una stesa bellissima, parte già così, stupenda. Ok, quanto sono felice, ragazze mie, guarda, quanto sono felice del lavoro che avete fatto su voi stesse, veramente complimenti, ragazze mie. Avete fatto in quest'anno un lavoro straordinario e ve lo sottoscrivo, va bene? Ok, allora fatemi capire chi è questa persona? Chi è questa persona?
Per alcune di voi mi sta arrivando che già la conoscete questa persona anche molto bene, una persona che conoscete bene e con cui che si appresta ad arrivare a te, se c'è stata una separazione, perché vi siete divisi affinché entrambi riconosceste in voi il valore di voi stessi senza paura o vergogna di mostrarvi per come siete. E questo è il premio che ti arriva. Bellissimo, bellissimo. Se non la conosci, è una persona che vibra sulla tua frequenza dell'autenticità ed è autentica come te, non vede l'ora di creare e quando ti incontra ti dice proprio questa stesa, a specchio con questa persona, lui vorrà subito creare una famiglia, una casa. È chiaro, no? Ok, chi è questa persona per favore delle mie ragazze nei loro confronti e dei miei ragazzi del cuore giallo? Chi è questa persona? Una persona che si è portata addosso tanti pesi e non vede l'ora di toglierseli. Chi è questa persona nei loro confronti? Una persona che vuole programmare. Chi è questa persona? Sì, vuole andare dove non ci sono più difficoltà. Un'altra carta? Perché ha capito gli sbagli che ha fatto nella vita, affinché si possa celebrare l'unione con te. Il 4 di bastoni, fiamme gemelle, possibili fiamme. Se non sono fiamme, lui ha capito i suoi errori nella vita. Questo 5 di coppe ci dice che grazie al pentimento dei suoi errori nella vita, a questa nostalgia, lui vuole andare fuori dove non ci sono più le difficoltà inerenti a questa sua riflessione e che vuole programmare ad uscire fuori dalla zona comfort, programmare affinché possa scrollarsi di dosso tutti i pesi. Qua parliamo anche di spostamenti, se la conoscete già è una persona che abbandona il posto anche dove sta per costruire qualcosa con te nel luogo in cui sei tu, perché qua è una persona che ha fatto un lungo viaggio prima di incontrarti, sia che la conosci sia che non la conosci, affinché si possa celebrare questa unione. Se la conosci, vi siete separati, lui farà lo sforzo di andare verso di te per creare questa cosa magnifica, e consapevole di tutti gli errori, è consapevole di tutte le... è come se voi vi steste chiamando, perché c'è molta nostalgia qui, c'è un dolore trasmutato in nostalgia, e quindi lui è consapevole di questo ed è pronto affinché si possa celebrare l'unione insieme, spostarsi verso di te dove non ci sono più difficoltà, ma soprattutto vuole parlarti, vuole parlarti. Questi grossi pesi che si è portato addosso, se li vuole scrollare da dosso, ok? Ok, allora fatemi capire questo 10 di bastoni di cosa parla per le mie ragazze. Perché vuole un inizio concreto con te, vuole un asso di denari, un inizio concreto. Il giudizio, qua parliamo di ritorno per alcune, o comunque sia di una rinascita a nuova vita affinché si possa avere questo inizio concreto. Il 2 di bastoni, questa programmazione in merito ai tuoi confronti, di cosa parla? Questa programmazione è 2 di bastoni. Ragazze, parlano di un imperatore divino maschile. Molti saranno fiamme, lui è pronto a costruire molte fiamme di runner, di young, di lui. È una lei, se siete uomini che state guardando, è il divino maschile che si desta dentro di lei, ossia che vuol dire? La programmazione a guardare avanti perché ha capito con l'imperatore che vuole costruire insieme a te. Casa, dolce casa, co-creare, ok? Ok, il mago è pronto a manifestare questa costruzione. Ok, il 6 di spade di cosa parla? Sì, uscire fuori dalle difficoltà della sua personalità che gli hanno destato tanti conflitti interni. Lui vuole andare col 6 di bastoni dove non ci sono più conflitti, il 5 di bastoni. Vuole uscire fuori dalle difficoltà per andare in acque tranquille, navigare in acque tranquille finalmente, ok? 5 di bastoni ci parla anche delle situazioni contingenti intorno che hanno creato delle problematiche, va bene? Se ci sono problematiche. Se lui non la conoscete questa persona, lui quando vi incontra capisce che è giunta alla fine le sue tribolazioni interne e vuole costruire con te. Sì, qua c'è una perdita, c'è un 5 di denari, vuole andare via da tutto ciò che riguarda le tribolazioni emotive, la perdita, l'abbandono, il sentirsi solo, il sentirsi al freddo, vuole uscire fuori da tutto questo. Per alcuni di lui fiamme gemelle, come ho spiegato nel mio video Fiamme gemelle per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che non l'avessero visto, i primi 2 video sulle fiamme gemelle, quando una fiamma gemella se ne va dalla sua controparte è perché deve realizzare delle cose sul piano pratico inerenti all'ego, ok? E va tutto bene. Anche se ci sono situazioni karmiche riguardanti il lavoro e poi entrano in gioco anche persone, relazioni karmiche con cui la nostra fiamma
si mette insieme, sono relazioni senza amore che lo aiutano a fargli capire che cos'è il vero amore e grazie a quello lui ne esce fuori, però deve fare l'esperienza di quella circostanza. Lui l'ha fatta questa esperienza, anche delle problematiche lavorative inerenti al fatto che lui si doveva realizzare nella materia e capire il suo valore, ok? Capendo il suo valore interno, capisce il valore della fiamma, mi spiego, no? Ok. Il 5 di... Poi abbiamo 5, 5, 5, ragazzi, grandi cambiamenti che destano scompiglio e sono funzionali all'apertura del cuore. Il 5 di coppe di cosa parla? Sì, ragazze mie, lui si è reso conto degli errori e c'è un cavaliere di coppe. Cioè è pronto ad aprire il cuore rispetto a quello che ha capito, rispetto alla lontananza, se è una persona che già conosci, se è una persona che non conosci, lui quando ti vedrà capirà quello che ha sbagliato nella vita a livello proprio di relazioni e vuole aprirti il cuore. Qua c'è una torre, ragazze mie. Allora, se c'è stata una rottura per cui ci sono stati sensi di colpa in merito, lui vuole aprire il cuore e chiedere perdono, chiedere scusa, perché qua abbiamo co-creare la casa. Autenticità, lui viene a parlarti in modo autentico per co-creare insieme. A passo passo, mi spiego, no? E qua quello che emerge con questa torre è proprio il fatto che sono crollate tutte le sue certezze che aveva riguardo all'ego, ok? Qua lui crolla a livello emotivo, crolla, c'è un crollo perché questi pesi che si portava addosso crollano, mi spiego, crollano e si apre il cuore perché ha capito tante cose con il 5 di coppe, che è la carta del pentimento. Ok, allora qual è l'energia della persona che sta arrivando nei tuoi confronti? Qual è il 4 di spade? Ci parla che lui adesso è come una sorta di guarigione, mi viene da dire. Il 4 di spade è la carta della sanazione anche, un po' come la temperanza, ma a livello un poco più pragmatico. Cioè mi riposo affinché io possa piano piano ritornare a vivere insieme a te. Casa dolce casa, qua mi arriva proprio che è una persona che non vuole difficoltà più, ok? Qua abbiamo il 4 di spade, l'energia che ha nei tuoi confronti, anche l'energia di colui, se la conosci, che è stato in pausa per un po' di tempo nei tuoi confronti, ok? E quindi l'energia è quello che viene sanato, ok? Viene completamente rinnovato nei tuoi confronti, avevamo visto prima che c'era il giudizio, ok? Dopo il tempo un'altra opportunità, tempo funzionale alla sanazione delle ferite. Quindi la sua energia nei tuoi confronti è quella di essere stata in pausa o comunque quello di volere la quiete, va bene? Qua abbiamo un fondomazzo della forza, ragazze mie. Trova la forza per superare le difficoltà e venirti a parlare cuore a cuore, anima ad anima, mi spiego? E quindi questo 4 di spade mi dice anche quando arriva questa persona non avere fretta, ok? Ma piuttosto vivi a poco questa autenticità e inizia a costruire piano piano, va bene? Ok, bello, veramente bello, bello, bello. Adesso lo mettiamo qua, queste. Lo mettiamo così. Adesso andiamo a vedere subito. Allora, quale prendiamo adesso? Allora, queste. Chi è questa persona? Chi è questa persona che sta arrivando? Chi è questa persona? Chi è questa persona? Stai riprendendo? Sì. Chi è questa persona che sta arrivando, per favore? Nei confronti delle mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo. Chi è questa persona? Modestia. È una persona che viene con modestia, cioè nel senso consapevole dei propri errori, mi arriva da dire. Modestamente, cioè con modestia, nel senso è una persona consapevole dei propri errori ma anche delle proprie capacità. Viene proprio verso di te. Ok? Viene proprio verso di te perché sei una persona che sa accogliere, una persona che una persona buona, ma è una persona anche pratica, una persona pragmatica, una persona che comprende. Ok? Una persona viene proprio verso di te. Ok, vediamo chi è ancora questa persona. Allora, qua c'è un biasimo, ragazze, per alcune di voi la conoscete già. È una persona che viene proprio perché tu l'hai biasimata, se è successo qualcosa tra di voi e quindi viene a spiegarti questo, va bene? Qua c'è un biasimo e se non la conosci è una persona che molto diretta, vuole chiarire ogni cosa, è una persona molto diretta che non vuole essere biasimata, ma perché lo vediamo qua come un imperatore e viene da te che puoi comprendere questa sua energia, ok? Chi è ancora questa persona?
Ah, bene, ragazze. Felicità è una persona che viene da te perché vuole questo due di cuori, vuole la felicità assoluta. Se la conosci già, è una persona che vuole chiarire ogni dubbio, l'abbiamo visto anche qua, vuole essere autentico affinché ti possa dare, perché con te sente la felicità, ragazzi, il due di cuori, ok? Perché sei la donna che sa accogliere. Qua c'è la carta di autorità. Questo è il re di picche che ci dice con forza e con vuole parlarti, se tu lo hai potuto biasimare, se lo conosci già, con autorità, ok? Con autorità lui vuole questa felicità, lui sa che tu sei la sua felicità, ok? Ancora, chi è questa persona, per favore? Chi è questa persona? Un'altra carta? Chi è questa persona? Un'altra carta? Chi è questa persona? Questa è una persona che ha turbamento, è una persona che vuole risolvere delle difficoltà con te perché è molto turbato. Se la conosci già, per molto mi viene che la conoscete già, è molto turbato di risolvere il biasimo che lui ha potuto darti, ok? E viene proprio da te. Qua c'è un turbamento legato al fatto che non sa come può andare questo incontro o reincontro, va bene? Non sa come può andare questo incontro se non lo conosci o questo reincontro. Certo è che lui vuole parlarti d'amore, di felicità, va bene? E qua c'è un turbamento del primo incontro, del reincontro. Ok, fatemi capire adesso, io mo ci metto, dove stanno queste carte qua? Lui come ti vede? Allora, questa persona che arriva da te come ti vede? No, no, una alla volta per favore. Questa persona che arriva da te come ti vede? Questa persona che sta... Sì, ragazze, qua c'è un 10 di spade, cioè significa qua se tu la conosci si è chiuso un ciclo molto doloroso. E lui deve affrontare questo, il biasimo relativo a questa circostanza, è turbato ma vuole con te la felicità, è una persona che ha sofferto tanto per una chiusura che c'è stata, se non la conosci è una persona che vuole togliersi di dosso la, la sensazione di chiusura, la sensazione di questo 5 di coppe lo vedevamo, vuole uscire fuori da tutta questa circostanza in negativo della sua vita, perché abbiamo qua casa dolce casa e co-creare, sia che tu la conosci sia che tu non la conosca, va bene? E quindi ecco perché il biasimo c'è il turbamento a parlarti, ma lui vuole parlarti con autorità, chiarendo ogni biasimo se tu la conosci, mi spiego? Ok, quindi c'ha un po' paura di questo, un po' turbato di questo, ok? Ma vedo che rientra completamente nel suo potere, perché qua può aver fatto qualcosa. Come ti vede ancora questa persona? Come ti vede questa persona? La papessa, ragazze. Voi avete un magnetismo su questa persona indicibile. Se non vi siete sentiti, se la conoscete già per molto tempo o per un certo tempo, la papessa ti vede come la maga, come colei, lui ha avuto paura di questo potere che hai. Ok? Soprattutto se siamo fiamme, ok? Il potere della magia, il potere di essere consapevoli della propria arte magica, della propria arte sacra, ti vede come colei che sa la verità di tutto e ne ha avuto un po' paura, per questo si può essere allontanato, ok? Però questa distanza gli ha fatto capire la vostra autenticità e ha scoperto anche in lui il risveglio del divino maschile. Se non la conosci, ti vede come un potere fortissimo che ha un ascendente fortissimo che hai su di lui, come se nascondessi la verità delle cose e questo magnetismo che hai gli dà un incanto addosso, è incantato da te, ok? Ancora, come ti vede? Come ti vede? Come ti vede questa persona? Allora, c'è un altro 10 di bastoni. Qua è come se ti vede, lui si deve, appena ti vedrà, qua c'è un 10 di bastoni, 10 di bastoni. Allora, è come se lui si deve togliere da addosso i pesi, se la conosci già, che si è portato addosso fino a questo momento. Questo glielo detto è il suo intuito che lo manda da te per togliersi questi pesi relativi magari a una chiusura che c'è stata, ok? Deve fare lo sforzo di togliersi questi pesi e lo farà con autorità. Ok, ancora, come ti vede questa persona? È un asso di bastoni, ragazze mie. Lui ti vede come la gioia, ti vede come la possibilità, l'opportunità di iniziare qualcosa di nuovo, di passionale, di,
vuole iniziare qualcosa di nuovo a partire dalla passionalità, a partire dalla sensualità, ti vede proprio come colei che gli desta la magia, gli desta la vita, gli riaccende la fiamma. Ok, come ti vede? Eccola, eccola, eccola. Qua abbiamo un 8 di denari, una persona che vuole costruire con te, proprio perché gli riaccendi la fiamma della vita, una persona che si vuole impegnare a costruire. Ancora un'altra carta, come ti vede? Come ti vede questa persona? Cavaliere di spade, qua vuole venirti a parlare, a comunicarti, qua se non parla impazzisce, mi viene da dire. Cioè ti vuole parlare, per molti che si conoscono già, ti vuole parlare per dirti che si vuole togliere da addosso questi pesi, sono inerenti a questo 5 di coppe, questi sensi di colpa in merito, per uscire fuori da ogni difficoltà, per costruire insieme, ti vuole parlare anche della pausa che c'è potuta essere, il suo intuito glielo detta per avere una nuova opportunità con te. Ok, adesso vuole costruire, ok? Adesso io voglio andare a mettere subito l'attitudine angelica. Perché ti vuole parlare questa persona? Cosa gli hai destato in lui? Perché ti vuole parlare? Ancora, oltre a tutto questo che abbiamo detto, che vuole co-creare, perché? Trascendere la morte, ragazzi, vuole andare oltre la chiusura se c'è stata, e vuole andare, lui si è trasformato. Se non la conosci, una persona che arriva da te completamente trasformata rispetto alla sua autenticità e alla voglia di costruire, magari prima non l'ha mai fatto con nessuno, ok? Sia che tu lo conosca, sia che tu non lo conosca, trascendere la morte, continuità. Molte lo conoscono, trascendere la morte, continuità è qualcosa che lui sente al di là della morte, al di là di qualsiasi chiusura. È una cosa inequivocabile che lui sente per te. Angelo Nitael canalizza la misericordia divina, vuole che tu dai a lui misericordia. Trascendere la morte, questo è integrato in lui, sente una continuità con te se c'è stata una pausa, e quando ti incontrerà, se non lo conosci, sentirà di ripartire dal punto in cui vi siete fermati in altre vite. Sentirà una familiarità con te, una continuità che non ha mai sentito nella sua vita. Non a caso abbiamo un imperatore qua, Parliamo un attimo, vediamo un attimo con gli angeli del cuore cosa dicono rispetto a questa relazione. Eccola. Lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Allora, ragazze mie, questo significa che se già la conosci questa persona, è una persona che ha ripulito l'energia tossica inerente all'ego inferiore, ok? Ed è pronto a iniziare una nuova fase della vostra vita insieme, a costruire. Se tu invece questa persona non la conosci, questa carta è un'esortazione a lasciare andare ogni cosa che tu pensi si possa realizzare in qualsiasi schema che tu hai vissuto in una relazione precedente. Ti dicono, perché c'è la morte qui, trascendi, ti dicono di lasciare andare ogni schema che tu hai vissuto in relazioni precedenti, perché questa è una cosa del tutto nuova, ok? Qua perché tu sei già nuova, è una persona che è autentica al tuo stesso livello e puoi co-creare. Bada bene, lascia andare ogni resistenza inerente, ogni difficoltà inerente a vecchie relazioni. Questa è anche una carta di mondo che ci dice: se tu stavi con una persona, se già la conosci, una persona era impegnata, questa persona ha lasciato andare questo tipo di energia inerente anche ad altre relazioni. Va bene? Questo 5 di bastoni che vedevamo prima, ok? Ok. Ah, ragazze, qua parliamo di matrimonio. Ti ho detto che questa persona vuole creare una casa. Allora, ragazze mie, questa persona ha ripulito, tu la conosca, che tu non la conosca, ok? Questa persona ha ripulito l'energia, l'hai fatto anche tu, del tuo passato. Questa è una relazione che va incontro a una relazione stabile, dura nel tempo, a un matrimonio, a una convivenza. Te l'ho detto appena abbiamo iniziato l'interattivo, ok? È possibile qui che lui doveva lasciare andare anche un matrimonio pregresso, ok? E questo vale per alcune di voi, e voi potete essere state le persone in ombra, la papessa, mi spiego, e quindi lui viene a chiarire il biasimo con autorità, l'abbiamo visto anche qui, con autorità, lui vuole la felicità e un nuovo inizio con te, chiedendoti scusa per costruire insieme. Qua abbiamo la carta del matrimonio. Wow, wow. Ok, adesso andiamo a vedere quale porta si apre per te con questa relazione. Quale porta ti fa aprire questa persona? Quale porta si apre per te? Quale porta? Quale porta si apre? Ragazze, la porta della terra, questa è una carta di fertilità, carta numero 11, anche qui parliamo di possibili fiamme gemelle. La porta della terra ti dice che c'è proprio un'abbondanza, che tu inizi a seminare insieme a questa persona i frutti. Questa persona è pronta a seminare e a coltivare con te.
La porta della terra è una delle più belle del mazzo dell'oracolo delle porte, insieme a tante altre bellissime. E ti dice, è proprio l'energia della terra che contraddistingue questa persona e quello che tu stai vibrando all'interno, magari di un segno di terra. Toro, per esempio, il toro è una persona che è predisposta alla pragmaticità, a costruire, ok? Toro, Capricorno, Vergine, se non è questi segni, ce l'ha nel tema natale, o è l'energia che contraddistingue questa persona che è pronta a co-creare, a costruire, la porta della terra, pronti a costruire, ragazze mie. Che ti devo dire di più? Allora, adesso vediamo un'altra carta con questo, per come ti vede un attimo. Fammi capire come ti vede ancora con con queste carte, con questo oracolo dello sciamano. Come ti vede questa persona? Questa persona, la ladra di sogni, gli hai rubato il sogno, rifiuto della vocazione. Allora, ragazze mie, ora vi dico una cosa. La ladra di sogni ti dice come se tu gli avessi rubato il suo grande sogno, sei tu il suo sogno. Lui ha rifiutato la vocazione, lui ha rifiutato quando ti ha incontrato. Molte fiamme parliamo qui, perché dobbiamo proprio collegare tutte le carte. Qua c'è un risveglio spirituale. La ladra di sogni ti vede. Tu gli hai rubato tutti i sogni. Tutti i sogni adesso sono con te, i suoi sogni. Questa persona, per molte persone che la conoscono, hanno avuto il rifiuto di questa vocazione e invece adesso hanno avuto il despertare spirituale, il risveglio spirituale. Perché tu sei quella che l'ha ipnotizzato. Tu sei quella che ha rubato i sogni della sua vita, è come se lui fosse arrabbiato all'inizio con te, mi spiego? Rifiutato questa cosa, non voleva accettarla, non a caso ti ho detto che è un ascendente su di lui fortissimo. Ok? E quindi questo biasimo ci dice anche che lui era arrabbiato all'inizio con te per tutto quello che gli hai fatto sentire, capito? Se lo conosci. Invece se non lo conosci, è come se tu, quando lo incontri questa persona, gli rubassi completamente il sogno. Cioè, il sogno sei tu. È come se poteste avere una sorta di incazzatura, mi viene da dire, perché lui si arrabbia e dice, com'è che questa persona mi destabilizza? Cioè, è come se non volesse altro che te quando ti conosce, capito? Ed è pronto a costruire per questo motivo. Secondo me è una persona che non si è mai impegnata veramente, e quando ti conosce lo vorrà fare. Questo vale per tutte, eh? Fammi capire adesso un arcano maggiore, per favore, per le mie ragazze o i miei ragazzi, per questa storia. Un arcano maggiore. Ah, ragazzi, il giudizio. Lui sente la chiamata divina con te. Se lo conosci, questa è la voglia di lui di avere la seconda opportunità. Perché entrambi siete rinati. Il giudizio sappiamo che è la carta del ritorno, anche no? Proprio della sentenza. La sentenza, la chiamata di Dio, la rinascita a nuova vita. Ok? Fortissima, ragazzi mie, pure sta stesa. Mamma mia, complimenti per il lavoro che avete fatto, guarda, complimenti veramente. Voglio capire l'attitudine delle mie ragazze, quale deve essere, o dei miei ragazzi, qual è l'attitudine? Ragazze, il sacrificio deve essere la vostra attitudine. Qua dovete essere pronte a sacrificare, ossia, che cos'è il sacrificio? Da cosa viene il sacrificio? Il sacrificio significa rendere sacro l'altro. Cioè la vostra attitudine deve essere quella di prodigarvi nella creazione di qualcosa insieme a quest'altra persona, perché c'è un patto animico tra di voi, l'avete chiesto a livello di anima e siete pronti a condividere la vostra vita scegliendo l'altro come vostro maestro. Nel video che vi ho postato, quello su istruzioni per l'uso, ok? Credo di avervelo postato quando pubblicherò questo video, credo di postarvelo il giorno dopo a questo, il giorno prima, scusatemi, ma credo di avervelo postato. Comunque, istruzioni per l'uso, relazioni karmiche, fiamme gemelle, significa sacrificarsi per l'altro, significa che l'altro è la tua ombra. Ok? L'altro è la tua ombra, quindi scegliendo di stare con una persona, tu scegli di stare con il tuo maestro con la consapevolezza che ogni cosa che lui ti rimanda ti avvicina sempre di più alla tua parte divina. Comunque questa cosa non sta solo in quel video, l'ho messo anche nel secondo video sulle fiamme gemelle.
Sacrificarsi all'altro significa sacrificarsi a te stessa o a te stesso, perché scegliendo di evolvere in coppia, tu scegli di evolvere spiritualmente grazie all'altro. Questa deve essere la tua attitudine adesso, ok? Ok, ragazze mie, che dirvi altro? Ti metto un consiglio delle fate. Ecco, mettiamoci un consiglio delle fate per le mie ragazze su come andare incontro a questo sacrificio meraviglioso. Vediamo un po'. Per le mie ragazze. Ragazze, non ti dicono solo che va tutto bene. Non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio, ragazze mie. Abbiate la fiducia. La fede si alimenta con la conoscenza. Guardatevi i miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza più e più volte per alimentare la fede, perché senza la conoscenza la fede è vana, la fede è cieca e se non c'è conoscenza siamo manipolabili dall'esterno. Ok, no? Ok, le ho messe tutte le carte, fammi vedere, aspetta, di attitudine angelica l'abbiamo messa? Sì, ok, le ho messe tutte, quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi auguro momenti meravigliosi, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore blu, lo mettiamo qua, si vede? Sì. Allora andiamo subito a vedere chi arriva ad amarti presto, ok? Andiamo a vedere l'energia di come state vibrando voi, perché attiriamo sempre ciò che vibriamo all'interno, attiriamo fuori ciò che vibriamo all'interno. Vediamo in che stato energetico siete voi. Vediamo, allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore blu, chi arriva ad amarti presto? Allora, chi arriva ad amarti presto? Allora, vediamo dove state. Allora, e vediamo un po' che energia vibrate. Vediamo. Il vento cambia direzione, state in un momento di cambiamento radicale. E quindi, ok, questa è la carta proprio che ci dice che qualsiasi cosa voi avevate all'interno fino a questo momento si sta sgretolando qualcosa per dare spazio al nuovo, vecchie sovrastrutture, qualcosa di completamente nuovo, ragazzi, vi arriva qua. Ok, qualcosa di veramente nuovo, una persona che vibra alla frequenza del vostro cambiamento, che vi può destare anche scompiglio se è una persona nuova, una persona che vi desta completamente una nuova rotta, una nuova direzione, ok? Vediamo qua. Orfani, allora ragazze mie, mo vi dico una cosa, per molte di voi stanno attraversando un momento di cambiamento totale, ok? Vi potete sentire persi magari in questo momento, vi potete sentire persi perché è successo qualcosa o c'è stata una rottura magari con qualcuno o comunque sia, state vibrando a un'energia che è completamente nuova. Le carte ci servono a capire come adempiere al massimo dei nostri potenziali, quindi io qua già vi dico che attenetevi al cambiamento. Non potete tornare indietro, non si torna indietro perché l'evoluzione della vita è un'evoluzione che proprio la vita va a evolversi, ok? Ogni cosa che subiamo è una cosa predisposta all'evoluzione. Con la carta di Orfani qua mi fa pensare che voi dovete cercare di allinearvi a questo nuovo cambiamento che vi è arrivato in seguito a un evento specifico magari, perché la carta di Orfani ti dice di non stare bassa di frequenze, bensì, allora, non vi dovete sforzare nello stare alti. Lo dico sempre nei miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza. Dovete attraversare il momento di dolore e trasmutazione, o meglio, dovete attraversare il momento di dolore, sofferenza, malinconia, eccetera. Vivervi quel momento senza ostacolarlo, in modo tale da dare la possibilità al dolore di trasmutare la vostra emozione e farvi salire da soli la frequenza. Perché se noi ostacoliamo qualcosa, se noi ostacoliamo il dolore, non voglio sentire, non voglio sentire, non voglio sentire, noi ci troviamo in questo stato di malinconia perenne, quasi ad essere cronica. Ma questo stato di orfani, di perdita, di non sentirsi compresi, accettati o abbandonati, ok? Deve raggiungere un picco acuto e deve raggiungere il picco acuto
per poi andare a scendere e poi resettare completamente il terreno. E questo reset determina l'innalzamento automatico e da solo delle frequenze. Non bisogna ostacolarlo, ma non dovete tergiversare in questo stato di malinconia dell'essere. Va bene? Ok. Ho messo anche nella playlist, per chi fosse nuova del canale, Risvegliare la coscienza, la terapia del bambino ferito, per come andare all'interno della profondità, andare a sciogliere delle cose karmiche che ci sono, che ci vengono dall'infanzia, per andare ad accompagnare il processo di trasmutazione. Ok? Allora, ritornando qua a noi, vi dico che state vibrando in un'energia di totale cambiamento, atteniamoci a quello che abbiamo detto adesso, atteniamoci a questo cambiamento, sentiamo il cambiamento dentro di noi, lasciamolo fluire all'interno, facendogli fare la pulizia che serve affinché la frequenza si possa alzare da sola, perché sta arrivando una persona completamente nuova. Ok? Una persona completamente nuova, oppure se la conoscete già, è una persona che vi desta completamente qualcosa di nuovo, è una persona che si sente cambiata nei tuoi confronti se la conosci già e che senza di te ha capito che si sente solo. Ok? È una persona che si sente sola senza di te, perché tu hai cambiato la direzione del tuo vento e questa persona si sente sola, orfana, senza di te. Ok? Sia che tu la conosca, sia che tu non la conosca, va bene? Ok, mi raccomando la cosa del bambino ferito, Cioè fate quella meditazione, quella terapia, dura 15 minuti, il video non è di 15 minuti, il video è di un'ora e passa, però nell'info box di quel video vi ho messo qual è esattamente il minutaggio corrispondente alla terapia del bambino ferito, va bene? Io vi consiglio di vederlo tutto il video perché c'è una parte, la parte iniziale, che addestra la mente a prepararvi a quel tipo di viaggio interiore che poi vi faccio fare in quei 15 minuti. Ok, 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 subito. Andiamo a vedere quindi, dove stanno? Dove stanno? Quali carte dobbiamo mettere? Eccola qui. Allora, andiamo a vedere la persona che arriva, chi arriva ad amarti presto. Allora, questa è una persona anche che ha capito tutto ad un tratto, si è svegliato, che senza di te si sente orfano. Mi raccomando a fare quella cosa, te lo sto ribadendo tante volte proprio perché è funzionale affinché tu non rigetti di nuovo, se la conosci già, su di lui, quell'attitudine interna che è nel substrato inconscio, che ci viene dall'infanzia, dell'abbandono e della perdita, va bene? Soprattutto se è una persona è una fiamma, affinché tu non venga ribaltata di nuovo in quella sensazione di perdita, magari lui torna, ok? E tu riproietti quella cosa, ti consiglio di fare quel tipo di meditazione, ok? Allora, la persona che sta arrivando da te nei tuoi confronti, quindi chi è questa persona? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore blu, chi è questa persona nei tuoi confronti? Una persona che ti vuole parlare, asso di spade, una persona chiara che ti vuole parlare. Ok, chi è questa persona nei tuoi confronti? Addirittura un asso di denaro, una persona che ti vuole parlare per costruire qualcosa di concreto, addirittura. Chi è questa persona? Non ci credo, ragazzi, imperatrice. Una persona che vuole costruire a tutti i costi con te perché si è svegliato e si è destato nel fatto che tu sei la donna con cui costruire il suo mondo. Ecco perché ti dicevo, questo si è svegliato tutta una volta, soprattutto se siete fiamme o se la conosci già, e si sente da solo senza di te, orfano, al di là di tutte le questioni karmiche che ci possono essere state intorno, altre donne, altre circostanze lavorative karmiche, se la conosci già. Se non la conosci già, questa persona è una persona che ha capito tutta una volta che si deve aprire all'amore, ok? Perché si è dedicato molto magari al lavoro più pragmatico, si deve aprire all'amore perché è pronto a manifestare il potenziale dell'amore che ha dentro, con te. Sei uscita tu, ok? È una persona anche che, se parliamo di fiamme, si è allontanata, una persona che ha avuto paura del tuo essere così tanto rispetto a lui, una persona che ha avuto un complesso di inferiorità nei tuoi confronti e quindi di conseguenza si è svegliato tutta una volta e ha riconosciuto il potenziale. Qua mi parla di possibili fiamme. Un'altra carta? Sì, sì, qua vuole manifestare questo amore unico e incondizionato. Madonna, lalla, temperanza, ragazze. Questa persona è guarita, sia che tu la conosci, sia che tu non la conosci.
È pronto a manifestare un pensiero con te, vuole parlarti per costruire insieme tutto il potenziale che finalmente ha visto in questa relazione. Magari tu non te l'aspetti, questa persona è guarita perché magari è passato tanto tempo e tu hai avuto tanta pazienza con questa persona, ok? Vuole manifestare a tutti i costi il potenziale di questa relazione, vuole dirtelo per costruire in modo concreto. Qua tu hai aspettato tanto, se non la conosci, anche se la conosci hai aspettato tanto, hai avuto tanta pazienza, c'è la temperanza fondo marzo. Questa persona è guarita e la comunicazione riparte con qualcosa finalmente di concreto. Oh mamma mia, ok, stai riprendendo, no? Sì. E l'asso di spade di cosa parla? E 6 di bastoni, questa persona vuole conquistarti a tutti i costi o riconquistarti perché il 6 di bastoni ci parla anche del ritorno trionfante. Caspita, abbiamo un re di bastoni, molto orgoglioso anche, una persona molto orgogliosa che vuole parlarti, vuole comunicarti a tutti i costi questa cosa, ti guarda anche, ti ha scrutato da lontano, ha sentito la tua energia, anche se non lo conosce, se lo conosce, ha sentito, ti ha visto crescere e sbocciare, si è reso conto che non può perderti, perché si sente solo senza di te, per nessuna ragione al mondo. Ok, l'asso di denari di cosa mi parla per favore? Sì, sì, qua c'è la papessa, il suo intuito gli detta che deve costruire con te. La ruota, un cambiamento in vista, un cambiamento in atto. Il cambiamento, il vento cambia direzione, dettato dal suo intuito che vuole costruire con te. L'imperatrice di cosa parla? Il ritorno, ragazze, mamma quanti arcani maggiori, del giudizio parla. Lui si è destato, ha capito che sei tu il suo obiettivo, che sei tu il suo massimo, la sua massima aspirazione, il massimo che possa trovare nella sua vita, il massimo a cui auspicare. 3 di coppe, vuole celebrare la vita insieme a te, vuole portarti a uscire, sei il suo. Magari questa persona era un po' orgogliosa, mi viene a dire un trofeo, però è questo il senso per chi è poco avvezzo ai sentimenti ed è molto passionale, ok? Però è come se qua mi parla di riconciliazione e ritorno a giudizio, molti di voi lo conoscono già o se non lo conoscete è una persona del passato, di altre vite, che viene a riconciliare questa unione per cui si è sentito sempre solo senza, ok? E il mago di cosa parla? Sì, qua si esce da un ciclo dolorosissimo, il 10 di spade. Se la conoscete già, questa persona vuole chiudere, manifestare la chiusura di un ciclo karmico doloroso, anche la chiusura della vostra relazione per riaprire la relazione a una nuova vita. Qua c'è il 7 di denari, mi riconferma un'attesa funzionale a seminare nuovi frutti dopo un ciclo doloroso. Ok, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? E correre, cavaliere di spade, vuole correre, ha bisogno di parlarti, ha bisogno di parlarti proprio. Ah, ragazze mie, qua c'ho re di coppe. Questo si è svegliato tutta una volta, ha capito di amarti in modo incondizionato, non te l'ha detto, te lo vuole dire, ok? Te lo vuole dire, senza di te è orfano. Ok, mamma mia, comunque tutte e tre le stesse ragazze sono micidiali. Se eravate indecise, potete guardare anche le altre perché sono micidiali, guarda. Ok, a questo punto andiamo a vedere subito dove stanno le carte, dove stanno le altre, dove stanno le carte. Dove stanno le carte? Ecco questa. Vediamo chi è questa persona, per favore. Chi è questa persona? Andiamo più nel profondo, nella parte proprio l'aspetto della personalità. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Vediamo chi è. L'appeso è una persona che ha cambiato il punto di vista sulla vostra relazione o comunque quando ti incontrerà cambierà completamente il suo punto di vista. È una persona che si è sacrificata per qualcosa in cui credeva e non erano i sentimenti, Si è sacrificata perché è molto pragmatico, lo vedo molto passionale nella materia, una persona che ha sacrificato l'amore per dedicarsi ad altro e quindi è una persona che ha aspettato tanto e quando ti incontra vedrà la risoluzione di tutta la sua vita. E anche se la conosci, una persona che magari la relazione è stata messa in pausa, qua c'è un 12 e c'è un 12. Quindi la relazione è stata messa in pausa e quindi cambia assolutamente direzione a un certo punto. Ok, chi è questa persona? Chi è questa persona?
Ragazze, qua c'è un fante di cuori, lealtà, è una persona che viene da te con tutta l'onestà possibile, è una persona che ti parla onestamente, non ha più obiezioni, non ha più niente, cioè si smaschera completamente. Lealtà, fante di cuori, ti apre il suo cuore. Ok, chi è ancora questa persona? Una persona che vuole trionfare con te, una persona che vuole essere riconosciuta in quello che dice, una persona che vuole a tutti i costi trionfare in quello che ti dirà dopo tanto tempo. Ok? Ok, chi è ancora questa persona? È una persona molto ambiziosa, te lo dicevo anche prima, una persona molto ambiziosa che ha in sé, è consapevole delle sue capacità, è consapevole delle sue capacità, di quello che può fare, è molto ambiziosa e come ti dicevo prima è possibile che abbia sacrificato l'amore per dedicarsi ad altro nella vita, per realizzare uno scopo, un obiettivo e adesso quando ti conosce o quando ti riconosce dentro se stesso, ok, se la conosci già, capirà che deve costruire con te. Il vento cambia direzione perché senza di te si sente orfano. Ok, un'altra carta, chi è questa persona? Lontananza, è una persona che è stata lontana da te probabilmente, che ha sofferto tantissimo questa lontananza. E se non la conosci, è una persona che ha sofferto tantissimo la lontananza da qualcosa di così grande, ok? Sarà onesto totalmente nei tuoi confronti, ok? Ok, fatemi mettere adesso, vediamo un po' come ti vede questa persona. Come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Stai riprendendo? Sì. Come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Di nuovo un cavaliere di spade, ragazze. Questa persona ha fretta di parlarvi. Ha fretta proprio. Quindi chi verrà da Marti presto, molto presto. Poi dovete sentirlo proprio sulle cellule, ragazze mie. Qua lo sentite già, c'è un giudizio qua. Vi sentite già forte, fortissimo. Anche se non la conosci, la senti, eh? Ok, qua ti vuole parlare proprio, chiarire ogni dubbio. Come ti vede questa persona? Come ti vede questa persona? Cosa ti vuole dirti? Come ti vede? Come ti vede? Ti vede gioiosa, ti vede come colei che gli hai portato la magia nella sua vita. Magari siete molto diversi, tu sei più spirituale, lui è più pragmatico, più passionale, concreto e ti vede proprio come colei che canta con le fate, mi viene da dire. Canta con le fate, gli hai risvegliato la vita. Gli hai risvegliato la vita. Vediamo ancora come ti vede. Ti vede proprio gioiosa, allegra. Vediamo un po' come ti vede ancora. Sì, qua c'è un 9 di bastoni, cioè ti vede come una persona tenace nei suoi obiettivi, ti vede come una persona che ha persistenza in ciò che crede, in ciò che fa, ed è come se provasse come l'imperatrice una profonda ammirazione per te. E come dicevamo, quando esce l'imperatrice, se tu la conosci già e sei una fiamma, per esempio, è come se l'avessi conosciuta, lui si sentisse il peso addosso di qualcosa di più grande di lui e siccome è una persona orgogliosa, l'abbiamo vista prima, è come se lo mettessi davanti alla sua autostima. Qua lui ti vede come colei che persevera nei propri sogni, nei propri ideali, nei propri obiettivi e sei un esempio per lui, ok? Qua il 9 di bastoni ci parla anche della perseveranza che lui ha di doverti parlare. Ancora, come ti vede lui? Come ti vede? Qua c'è un re di spade, ti vuole parlare, c'è proprio molto orgoglioso mi viene da dire anche qua, ma una persona che ti ha scrutato anche da lontano, una persona diretta, più logica, come se guardasse all'inizio, avesse guardato anche un po' con sospetto questa relazione perché gli portava un po', lo destabilizzava, ok? Quindi ti vuole parlare, qua mi arriva. E ancora come ti vede? Allora, lui è ossessionato
da questa cosa, dal doverti parlare. Qua abbiamo un 9 di spade. E qua è come se lui è ossessionato da voler risolvere qualcosa insieme a te. Se tu non la conosci, questa persona vede delle differenze in te che sono funzionali alla sua vita, riconosce le differenze in te funzionali alla sua vita. Mi date un attimo, quindi a questo punto io voglio mettere, vediamo, cosa prova per favore per te? Cosa prova? Ragazze, qua c'è un imperatore, non ci credo, imperatore e imperatrice, ragazze. Possibili fiamme gemelle, ragazze mie, questo vuole costruire. Questo vuole costruire, non ha dubbi a riguardo, è proprio diretto, è logico. Sa che deve fare un ultimo sforzo proprio perché a te ti vede come colei che ha incantato il suo mondo. Questo è stabile, proprio vuole costruire. Ancora cosa prova per te? Cosa prova per te? Ragazze, qua c'è una passione dirompente, c'è un diavolo, questo non vede l'ora. Cioè, noi sappiamo che l'uomo arriva all'amore attraverso la passione, la donna al contrario. Cioè, è proprio il divino femminile e il divino maschile che si incontrano qui, eh? Molto bella, molto interessante. Fatemi capire un attimo queste carte. Qua va approfondito bene. Dite un attimo lui nei tuoi confronti, per favore. Grande passione qua, proprio di passione sconvolgente. Mi date un attimo lui nei tuoi confronti? Di cosa mi parla questo imperatore? Questo imperatore di cosa mi parla? Lui nei tuoi confronti. Di cosa mi parla l'imperatore? Seguire il flusso. Questo imperatore mi dice che seguire il flusso è che lui segue la corrente con te, tu lo porti nella corrente giusta, ok? E si lascia proprio avvolgere dal flusso con te. Ancora, lui nei tuoi confronti. Lui nei tuoi confronti. Non ci credi, di nuovo la solitudine, ragazze. Qua lui nei tuoi confronti è stato solo, si sente solo senza di te. È una solitudine angosciante. Lui nei tuoi confronti. Cosa sente lui nei tuoi confronti? Sente che deve fare le cose momento per momento perché tu lo destabilizzi. Vuole costruire, vuole fare le cose momento per momento e sa che deve costruire piano piano con te. Perché soprattutto se il grande ritorno, qua il 6 di bastoni, lui vuole andare piano piano per costruire, quello è l'intento, partire da una grande passione certamente che vi unisce, vi ha sempre unito, superare difficoltà, è ossessionato dal doverti parlare e da dover costruire momento per momento, ok? Mo' ci mettiamo una carta qui, degli angeli del cuore, eccola. Ti ho detto, relazioni vite passate, vi siete conosciuti in passato. Questa è una persona sia del tuo passato in questa vita, e possibili fiamme gemelle vi siete già incontrati in questa vita, sia una persona che arriva dal tuo passato atavico, ok? E senti una passione irrefrenabile nei tuoi confronti, ragazze mie. Guarda, potrebbe essere la persona giusta, t'ho detto, hai già incontrato il partner che cerchi. Lui è certo che tu sei quella giusta e tu sei certa di questo, o sarai certa. Fatemi andare a capire un attimo qual è l'attitudine angelica per le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore blu. Cosa integrano? Senza paura, ragazze. Non ha più paura di palesare quello che prova per te. Protegge deboli e oppressi, angelo Menadel, cancella il ricordo di paure e frustrazioni. Non c'è più paura, non c'è frustrazione, lui si sente finalmente alla tua altezza, sia che tu lo conosca in questa vita, sia che tu non lo conosci e l'abbia conosciuto in altre vite, si sente finalmente all'altezza per costruire come abbiamo visto all'inizio. Bellissimo. Ok, fatemi capire qua un attimo lui nei tuoi confronti con queste altre. Lui nei tuoi confronti, quindi come ti percepisce? Lui o lei nei tuoi confronti, come ti percepisce? Come ti percepisce? Come ti percepisce lui o lei nei tuoi confronti? Come ti percepisce? Prendo io. Allora.
eccesso, sazietà e abbondanza. T'ho detto che per lui eri tanto, eri troppo e quindi adesso percepisce tutta questa abbondanza e se la vuole vivere. Sazietà e abbondanza, tu sei il tutto, ragazzi miei, veramente non posso chiedere nient'altro, tu sei il tutto. Tu sei il tutto. Là là. Ok, fammi vedere quale porta si apre per le mie ragazze, per favore, con questa relazione. Fammi vedere quale porta si apre. Allora, vediamo quale porta si apre. Non ci credo, ragazze. La sublime porta, questo è il matrimonio felice. Cioè, la sublime porta. Questo significa che questa relazione ti farà aprire i cancelli della tua storia di vita. Ragazzi, qua parliamo molto di fiamme gemelle, ve lo dico. O comunque di una relazione che è la sublime porta, proprio qualcosa di sublime. Finalmente vi date entrambi la possibilità di vivervi qualcosa di sublime, mai sperimentato nella vita, né uno né l'altra. E che ti devo dire di più qua? Mo' ti metto un arcano maggiore. Vediamo un attimo. Complimenti alle mie ragazze del cuore blu. Ok, ma tutte le stese qua sono omicidiali, eh? Questo nuovo anno ringraziamo Dio perché... Allora, vediamo le mie ragazze o i miei ragazzi. Ragazzi, il mondo, dai, il mondo, cioè qua si chiude completamente il passato, ti apri al nuovo mondo, una storia di completezza dove lui sente per te la totalità, tu senti per lui la totalità. Complimenti alle mie ragazze, guarda, ti metto due consigli, una delle fate e una dello sciamano per vedere come ti devi attenere tu. Qual è il consiglio delle mie ragazze, per favore, per le mie ragazze? Qual è il consiglio? E qua mi arriva, lui è scappato anche perché era troppo, lo ribadiscono. Guarda ragazze, il tuo desiderio sta per realizzarsi, non è un consiglio, è proprio un'esortazione. Devi avere fiducia perché le cose si stanno predisponendo in tuo favore. Ragazze, mi raccomando, la fede va alimentata con la conoscenza. Io vi posto quei video nella playlist Risvegliare la coscienza proprio per farvi sedimentare in voi la fede. Non può essere una fede cieca in un dogma. Deve essere la fede nelle vostre capacità e in voi stesse. Io vi posto quei video per quel motivo. Fai pratica, appunto, esercizio, praticare la fede grazie alla conoscenza. Ok, io mo ti metto un arcano, un oracolo dello sciamano. Vediamo cosa ci dice lo sciamano rispetto a questa storia meravigliosa, veramente meravigliosa, ragazze mie. Dopo tanta solitudine qua arriva qualcosa di micidiale. Vi abbandonate al flusso, tutto nuovo. Vediamo un po' per le mie ragazze. Ragazzi, il padrone del tempo ti dice che tu cambi il passato modificando le tue azioni nel presente. Quando esce questa carta significa che sei onnipotente. Puoi tutto. Significa che tutti i cicli del passato, del futuro coesistono in questo istante, tu sei il padrone di tutto questo e tu devi avere l'attitudine ad essere capace di creare qualsiasi cosa. Quando esce il padrone del tempo sei onnipotente. Beh, vabbè, ragazzi, dai, basta, io non chiedo più niente perché... Ragazze, ma come sono felice di questa cosa! Veramente complimenti, ragazze mie. Alimentate la fiducia e la fede grazie alla conoscenza. Studiate, fate pratica, studiate, studiate, studiate. La lotta non è mai stata tra bene e male, ma tra conoscenza e ignoranza. E prima le grandi leggi dell'universo, come agisce la legge del karma, il libero arbitrio, legge di attrazione dello specchio, non erano conoscibili a tutti queste leggi, erano solo per alcuni iniziati. Adesso abbiamo la possibilità di sapere come funziona, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Quindi studiamo, ragazze mie, ragazzi miei, studiamo, ok? Ragazze mie e ragazzi miei, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, sono strafelice per voi. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.